Ciao a tutti amici di WeDrive e benvenuti in questo nuovo video. Come già anticipatovi nel precedente di martedì scorso, andremo oggi e in prossimi martedì ad affrontare un po' più nello specifico tutte le tipologie di cambi automatici che abbiamo a disposizione nel nostro mercato automobilistico. Prima di iniziare però vi invito a iscrivervi al nostro canale, attivare la campanellina delle notifiche per ricevere appunto la notifica di tutte le nostre successive pubblicazioni su YouTube, iscrivervi anche alle nostre pagine social Facebook ed Instagram e soprattutto seguirci anche sul nostro sito www.wedrive.tv. Bene, senza occupare altro tempo a questa introduzione, andiamo ora ad affrontare il discorso principale di tutto questo video: cambio automatico DSG. Ovviamente, come lo scorso video della settimana passata, mi sono appuntato alcune informazioni poiché sono tante, alcune di queste anche un po' più tecniche, dove ho dovuto cercare informazioni sia su internet che su alcune testate che ne hanno in maniera anche un po' più tecnica di come farò io o di come proverò a fare io, dato informazioni molto importanti, alcune di queste che non sapevo nemmeno io. Partiamo però dall'inizio. Il primo utilizzo del cambio DSG è nel lontano 2003, quindi 17 anni fa, su una hot hatch molto particolare che sicuramente gli amanti e i fan di tutto il gruppo VAG ricorderanno benissimo: Golf R32. Auto quindi molto sportiva, modello del cambio in questo caso nella sua prima forma, quindi a 6 rapporti automatico, molto sportivo. Quindi da qui traiamo già una prima informazione molto importante. Il gruppo VAG decide di associare il suo cambio DSG ad una connotazione prettamente sportiva, quindi un'auto capace di poter dar battaglia anche ad auto magari più potenti, più leggere, che hanno però trasmissioni automatiche, poiché il cambio automatico DSG ha questa incredibile caratteristica, ovvero tempi di cambiata fulminei, di conseguenza tempi sul giro, laddove l'auto verrà utilizzata non solo nel weekend e in città o per lavoro, ma anche sui tracciati sportivi, con caratteristiche e prestazioni esaltanti. Ovviamente, come vi stavo anticipando e già detto prima, la sua prima versione fu una trasmissione a 6 marce. Nel tempo, come avete poi avuto possibilità anche di poter controllare nei vari listini optional del gruppo, è stato poi sostituito dalla sua evoluzione a 7 rapporti, che nello specifico è il modello che ho avuto anch'io possibilità di poter provare e riprovare, in quanto, come vi avevo già anticipato nel video settimana scorsa, mio padre possiede un'auto di questo gruppo con accessorio che per lui ha letteralmente cambiato il suo stile di guida e il modo di concepire l'auto, con appunto trasmissione automatica a 7 rapporti DSG. Andiamo a vedere ora questo termine: Direct Shift Gearbox, quindi appunto una trasmissione, un cambio appunto con trasmissione cambiata automatica. Alcune caratteristiche di queste sono le ottime doti di gestione della marcia, non a caso appunto c'è un'elettronica che ci permette di poter dare a lei la possibilità di poter scegliere la marcia più giusta. La disponibilità di questo accessorio su tutte le vetture, anche vetture compatte, anche vetture non sportive. Questo ci fa capire come appunto un miglioramento a livello meccanico ed elettronico, quale appunto la presenza di una trasmissione automatica, rappresenta per il gruppo VAG un punto incisivo nella qualità dell'auto stessa, quindi di conseguenza non solo come all'inizio nel 2003 su modelli prettamente sportivi, ma anche su station wagon, monovolumi, compatte, berline, qualunque tipologia di auto, poiché ne si riesca a sfruttare le capacità e le doti stradali, in quanto in precedenza erano state focalizzate sull'aspetto sportivo della trasmissione, successivamente sulla praticità di poterla avere piuttosto che no. E in ultimo, ma non per importanza, rapidità dei tempi di cambiata. Qui torniamo appunto al discorso della sportività, dove abbiamo la possibilità, rispetto a una trasmissione manuale, laddove avessimo a confronto anche un modello con qualche cavallo in più e con qualche chilo in meno, riusciremmo comunque a trarne maggior risultato sulla trasmissione automatica, in quanto i tempi di cambiata non saranno mai più alti di quelli appunto di una trasmissione manuale. Un'altra caratteristica dal punto di vista un po' più tecnico di questo cambio è il fatto che sia capace di poter gestire potenze anche molto elevate. Basti pensare
un esempio che mi viene subito in mente è il Volkswagen Touareg, auto incredibile, se non ricordo male aveva la possibilità di poter essere configurata non solo con la trasmissione automatica DSG, ma anche con dei motori molto vigorosi, se non ricordo male erano dei V8, V10, se mi sto confondendo correggetemi nei commenti, con trasmissione automatica, quindi motori potentissimi con coppie abbondantemente più in alto dei 500 Nm, ma soprattutto intelligente a tal punto e pratico da poter essere poi impiegato, come lo stesso gruppo VAG ha fatto, anche su potenze ibride, e qui parliamo di Golf GTE e Passat GTE. Questo è molto importante, in quanto abbiamo visto nel tempo la possibilità di altri produttori, altre case, di dover sviluppare quasi appositamente per una potenza o un modello ibrido un cambio che fosse in grado di poter gestire quella tecnologia e quello impiego meccanico e tecnico dal punto di vista della mobilità. In questo caso il DSG, al contrario, riesce tranquillamente a poter gestire l'ambivalenza, quindi motore termico e motore elettrico, in maniera tale da poter darne anche qui il massimo delle prestazioni. Io e Bartolo anche abbiamo avuto la possibilità di poter vedere e provare una Golf GTE e posso assicurarvi, ragazzi, che è un'esperienza molto positiva, sorprendente dal punto di vista delle prestazioni, e soprattutto ci si rende conto di quanto sia veramente all'avanguardia, e nonostante passino gli anni, il tempo e le tecnologie avanzino, questo cambio rimane veramente un fiore all'occhiello per tutto il mercato automobilistico. Basti pensare, ultima informazione incredibile, che dalla sua messa in commercio i clienti Volkswagen ad aver scelto sulla propria vettura un cambio DSG sono oltre 30 milioni. Ragazzi, è un numero veramente altissimo, non stiamo parlando di, non so, un accessorio quale il tetto apribile piuttosto che il climabizona o magari un sistema infotainment un po' più particolare. Qui parliamo proprio dal punto di vista tecnico meccanico di un'auto, e oltre 30 milioni è veramente un numero grandissimo. Adesso andiamo un attimo ad analizzare invece un aspetto un po' più complicato, che mi è stato anche un attimo difficile da capire. Spero di potervi dare qualche informazione un po' più chiara rispetto a quelle che già sapete, e soprattutto senza creare ulteriore confusione. Quindi andiamo dal punto di vista tecnico ad analizzare questo cambio. Piccola premessa: non sono un ingegnere meccanico, non sono un meccanico, né ho avuto mai, purtroppo, per fortuna, la possibilità di poter aprire una trasmissione DSG e potervi mettere le mani, capirla, studiarla, lavorarci. Detto ciò, andiamo subito ad analizzare il suo nome. Quindi abbiamo un cambio, di conseguenza appunto una trasmissione elettronico a doppia frizione. Qui, nelle ultime due parole, abbiamo il cuore di tutta questa trasmissione, appunto avere due frizioni e non solo una. Ciò ci fa capire la possibilità e l'intenzione quindi di questo cambio di poter mantenere una marcia inserita, che è quella di percorrenza, ma all'attivo, quindi già preinserite, quindi pronte all'utilizzo, altre due marce, che saranno appunto la successiva e la precedente a quella utilizzata, che ovviamente saranno poi scelte e cambiate in base al nostro stile di guida, in base alla velocità di percorrenza, in base alla pressione esercitata dal nostro piede sul pedale dell'acceleratore. Ora, l'utilizzo di questa tipologia di cambio può essere in modalità automatica e semiautomatica. La modalità automatica è appunto quella dove l'elettronica presente nella trasmissione DSG a scegliere la marcia giusta da poter utilizzare. La modalità invece semiautomatica è quella che il proprio stile di guida, ovvero noi, abbiamo possibilità di poter dare al cambio la scelta di una marcia piuttosto che un'altra. Dal punto di vista prettamente meccanico dobbiamo immaginare un albero di trasmissione collegato a due alberi secondari. Questo era quello di cui vi stavo parlando prima, ovvero avere la possibilità,
immaginate che questa penna sia l'albero principale, essere collegato a 2 alberi secondari. Spero di poter trovare delle immagini abbastanza esaustive che metterò adesso in video mentre ve ne sto descrivendo l'utilizzo e il funzionamento, e avere poi quindi sull'albero principale un pendolo. L'albero principale è quello che vi permette di mantenere la marcia inserita, ma gli alberi secondari sono quelli che, grazie alle altre 2 frizioni, in base al cambio di questo pendolo, ovvero la cambiata di marcia, ci dà la possibilità di poter inserire 2 differenti marce che potremmo dire rimangono disponibili e pronte, e non da dover essere poi inserite dopo essere state scelte. Quindi il discorso effettuato prima, più marce pronte all'utilizzo, questo tutto in base al nostro pendolo, che ci dà la possibilità di poter switchare da una marcia piuttosto che un'altra, attraverso appunto l'utilizzo di questa doppia frizione che ne tiene tutte utilizzabili, le tiene appunto pronte all'utilizzo. Arrivando ora alle conclusioni, abbiamo dei pro, uno tra tutti che penso sia quello più importante da dover inserire, che è la fluidità di cambiata, l'utilizzo, il piacere di guida che si ha attraverso un cambio automatico DSG è veramente molto alto, e ve ne parlo poiché ho avuto la possibilità, attraverso l'acquisto da parte di mio padre di un'auto del gruppo VAG con di serie questo accessorio, assicurarvi che è un qualcosa che porta a cambiare il totale stile di guida del conducente, a vedere in maniera differente la funzionalità stessa di questo accessorio, che spesso viene sottovalutato e non considerato, poiché di solito si guarda soltanto la dimensione di un'auto, si guardano i cavalli, il motore di un'auto, l'estetica di un'auto. In realtà buona parte di quello che riesce a sviluppare quel modello, quel veicolo, a volte è dato da cose che ad un primo sguardo c'è difficile valutare come veramente fondamentali, e questo accessorio, questo cambio principalmente, è veramente fondamentale. Al contrario, un aspetto negativo che mi sento purtroppo di dover riportare è il costo di gestione e la difficoltà di poter reperire a prezzi modici l'acquisto sulla propria vettura e la manutenzione nel tempo durante i tagliandi o di eventuali problemi. Ha portato a volte ad avere dei costi un po' troppo elevati, soprattutto tenendo conto che nel tempo è stato un accessorio sempre più utilizzato, sempre più richiesto dalla clientela, che ha mantenuto però un livello d'acquisto e manutenzione al contrario molto alto, quindi di conseguenza oggettivamente rispetto a una trasmissione manuale è più dispendioso. Bene ragazzi, questo video è arrivato alla fine. Io, prima di salutarvi, vi invito a scrivervi qui nei commenti, scrivermi ciò che vi viene in mente, quindi raccontarmi magari la vostra esperienza, se avete avuto la possibilità di utilizzare un cambio di questa tipologia, o magari siete stati addirittura possessori di 2 auto di questo gruppo, il gruppo VAG appunto, avendo sulla prima vostra vettura la precedente tipologia, quindi il DSG a 6 marce, su un'auto magari anche sportiva, e poi nel corso dei successivi 10 anni avete messo su famiglia, avete cambiato l'auto, la trasmissione però è rimasta la stessa, ma l'avete utilizzata e la state utilizzando adesso su un monovolume, su una station, su una berlina. Quindi raccontarmi la vostra esperienza, confrontarci magari su ciò che vi ho raccontato e descritto in questo video, nel caso in cui fossi stato poco chiaro o avessi spiegato in maniera errata alcuni aspetti, sia tecnici che informativi, di questo cambio secondo me incredibile. Detto ciò, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina per le prossime uscite. Vi ricordo, ogni martedì sera appuntamento qui fisso con me per parlare ogni martedì di un cambio a trasmissione automatica differente. Seguirci sulle nostre pagine social Facebook ed Instagram, e soprattutto sul nostro sito www.wedrive.tv. Ciao ragazzi, alla prossima!